Ciao a tutti e benvenuti sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Quello che vi farò vedere oggi è il progetto per un coprispalle morbido, molto particolare, dal sapore vagamente etnico, che realizzerò con questo filato qua, che è che si chiama Mohair Dream, è della Schackenmayer, è una special edition ed è praticamente un misto acrilico composto per l'84% di acrilico, se non ricordo male, l'8% di lana e l'8% di mohair. Sono 150 grammi e la lunghezza è di 810 metri. Per lavorarlo e per fare una lavorazione molto morbida io utilizzerò un uncinetto del numero 5. Il mohair si presta particolarmente a questo tipo di lavorazione perché rimane, diciamo, voluminoso, peloso, nonostante si utilizzi un uncinetto molto più grande. Quello consigliato qui, invece, vi dico subito, è il 3,5-4 mm. Io preferisco utilizzare il 5. Allora, ho avviato 66 più 4 catenelle e queste mi serviranno per fare la base. Allora, la base è di una coprispalle, quindi diciamo che è una lavorazione aperta e dovremo lavorarla con uno scollo a V. Quindi per iniziare cosa faccio? Punto l'uncinetto, quindi ho fatto 66 catenelle più 4, che sono quelle per fare il primo anellino, quindi 1, 2, 3, 4. Nella quinta io vado a fare una maglia bassa e quindi ho un anellino di 4 catenelle. Iniziamo con un anellino di 4 catenelle. Aspettate che metto meglio la telecamera così si vede meglio. Ecco qua. Poi faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Salto 2 catenelle di base e nella terza faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 catenelle e nella terza faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 4 e 5, salto 2 maglie, nella terza una maglia bassa, ripeto questa cosa per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, nella terza una maglia bassa e siamo arrivati a 4 archetti. 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 e nella terza faccio un altro archetto. 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, nella terza faccio un altro archetto. Adesso dovremmo essere a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi 6 archetti costituiscono la prima manica. Poi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle e rientriamo nella stessa catenella dell'ultimo archetto. Quindi nella stessa catenella avremo una maglia bassa, 4 catenelle, una maglia bassa. Poi proseguiamo per fare la parte posteriore. Facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo sempre le 2 catenelle di base, nella terza facciamo una maglia bassa. 2, 3, 4 e 5. Lo facciamo per 10 volte questo lavoro e quindi così andiamo a costituire la parte posteriore del nostro lavoro. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, continuiamo. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 e 3. Vediamo a quanti siamo arrivati. Quindi qua abbiamo fatto l'archetto per l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci mancano ancora 4 archetti. 2, 3, 4 e 5. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dovremmo essere a 8. 2, 3, 4, 5 e siamo a 9. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4
e 5 e siamo a 10. Adesso li contiamo per sicurezza perché qua dobbiamo fare il secondo aumento, quindi l'aumento ce l'abbiamo qua e abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 archetti. Perfetto, quindi adesso dobbiamo fare l'aumento come abbiamo fatto poco fa, quindi facciamo 4 catenelle e rientriamo nella stessa maglia di base. 1 2 3 4 e 5, dobbiamo farlo ancora per 6 volte per fare l'altra manica, quindi 1 2 e 3, 1 2 3 4 5, saltiamo 1 2 e 3 maglie di base e facciamo la seconda, 1 2 3 4 5, saltiamo sempre 1 2 e 3 e facciamo la terza, 1 2 3 4 5, saltiamo 3 e facciamo la quarta, 1 2 3 4 5, saltiamo 3 e facciamo la quinta, 1 2 3 4 5, saltiamo 3 e facciamo la sesta. Vedete, avanzano delle catenelle, ma sapete perché? Io lo faccio sempre questo lavoro qui per il semplice fatto che io preferisco non dover disfare e rifare la catenella se mi dovesse mancare qualcosa, tanto queste poi le posso togliere quando ho finito il lavoro, quindi preferisco lasciarlo così. Allora adesso dobbiamo fare l'ultimo aumento, così come abbiamo fatto il primo archetto di 4 catenelle all'inizio, dobbiamo fare l'archetto di 4 catenelle adesso, quindi rifacciamo come abbiamo fatto gli altri aumenti e rientriamo nella stessa catenella. Visto che questa è l'ultima, io ho deciso di prendere 2 fili, così rimane un po' più stabile. Allora prendiamo 2 fili, anziché uno solo ne prendiamo 2 se riesco, vediamo un po', ecco qua, sono riuscita, a posto. Bene, e quindi ho finito l'inizio, diciamo, del progetto. Allora facciamo 1 2 e 3 catenelle, giriamo il lavoro, rientriamo subito nell'archetto di 4 catenelle e facciamo una e 2 maglie alte, una è fatta dalle 3 catenelle, è costituita dalle 3 catenelle, 2 catenelle e 1 2 e 3 maglie alte. Adesso saltiamo nell'archetto successivo e facciamo 3 maglie alte. Saltiamo nell'archetto successivo e facciamo 3 maglie alte. Ancora archetto successivo, 3 maglie alte, archetto successivo, 3 maglie alte e così facciamo fino all'altro aumento. Quindi avete visto, il primo archetto che abbiamo lavorato in realtà è un altro aumento, perché appunto vi dicevo dobbiamo fare uno scollo a V e quindi abbiamo un aumento pure sulla parte davanti che non abbiamo in questo momento considerato. 2 e 3, 1 2 e 3 e poi facciamo l'aumento, 1 2 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. 2 e 3 maglie alte. Proseguiamo su tutti gli altri archetti fino al prossimo aumento, in cui rifaremo esattamente la stessa cosa. Quindi, onde evitare di farvi perdere troppo tempo, io adesso proseguo e ci vediamo alla fine del giro, quando andrò a fare la parte corrispondente rispetto a questa, e poi inizieremo insieme il nuovo giro. Sono arrivata alla fine del giro, vedete che già comunque si vede la forma dello sprone, quindi vedete le 2 maniche, la parte posteriore e diciamo l'accenno
dello scollo a V, che poi si ingrandirà pian piano man mano che faremo gli altri giri. Allora, io adesso devo fare l'ultimo, quindi l'archetto iniziale di 4 catenelle. Nell'archetto iniziale di 4 catenelle lavorerò un aumento, quindi farò 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. A questo punto facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e giriamo il lavoro. Entriamo direttamente nello spazio delle 2 catenelle e facciamo un punto basso, poi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Questo sarà sempre l'aumento del giro di archetti. 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e quindi andiamo a inserirci tra i due gruppi di 3 maglie alte. Sempre 5 catenelle, saltiamo il gruppo di 3 maglie alte, nello spazio tra i tre gruppi di 2 maglie alte facciamo un punto basso e questo è l'effetto che si ha. Quindi proseguiamo, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, scusate, 1, 2, 3, 4 e 5, siamo sempre tra i tre gruppi di 2 maglie alte, siamo arrivati all'aumento, quindi facciamo sempre 5 catenelle, 4 e 5, entriamo nel gruppo di 2 catenelle, nello spazio di 2 catenelle facciamo un punto basso, poi facciamo 4 catenelle, rientriamo nello stesso spazio e facciamo un altro punto basso e proseguiamo per la parte posteriore con questi archetti di 5 catenelle. Io direi che a questo punto proseguo autonomamente, ci vediamo alla fine del giro e all'inizio del successivo. Come vedete lo sprone è sempre più delineato e quindi adesso abbiamo un giro, 2 giri di archetti e un giro pieno di punti alti. Volevo dirvi che sto riutilizzando il punto che ho utilizzato per la maglia Dorotea, perché ho visto che è piaciuto tanto e quindi ho pensato di reinterpretarlo in una maniera che lo valorizzasse e soprattutto provando anche una tecnica nuova, quindi diciamo quella dello scollo a V con un motivo che si sviluppa su 2 righe. Allora, a questo punto io ho finito il mio giro con le 5 catenelle così come l'avevo iniziato, quindi ho fatto poi una maglia bassa nella seconda catenella di avvio delle 3 maglie alte del giro sottostante e adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle, giro il lavoro e nel primo archetto non lavoro 3 maglie alte ma ne lavoro 6, quindi una l'abbiamo già fatta che è costituita dalle 3 catenelle, ne faccio altre 5, 4, 5 e 6 e sono subito all'aumento come vedete, quindi qua io ho l'aumento, quindi farò 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Vedete? Qua comincia ad allargarsi, quindi a fare proprio la classica forma della V. Qua invece abbiamo fatto l'altro aumento che serve a delineare la manica. Allora, come proseguo? Esattamente come il giro di maglie alte precedente, quindi vado nell'archetto successivo e faccio 3 maglie alte, vado nell'archetto successivo e faccio 3 maglie alte e proseguo così, arriviamo insieme al primo aumento e poi dopo proseguiamo autonomamente. Poi vi farò vedere soltanto l'inizio dell'altro giro di archetti e proseguiremo autonomamente. Quando riprenderemo il lavoro vi farò vedere, perché appunto come vi dicevo ne sto portando avanti 2 contemporaneamente e nell'altro sono già al punto in cui devo fare poi la chiusura per la creazione dello scalfo della manica.
quindi riprenderemo poi da quello, vi spiegherò anche che filato e che uncinetto ho usato e che taglia viene anche. Questa diciamo che è una 44-46, mentre quella è più una 46-48. Poi i coprispalle, come sappiamo, non sono proprio di misura precisa, e comunque questa lavorazione qua lo rende piuttosto elastico, quindi diciamo che dovrebbe avere una buona vestibilità. Allora, 2, 3, e adesso facciamo l'aumento. Siamo arrivati all'aumento, lo facciamo insieme. Abbiamo detto che l'aumento sono sempre in questo giro qua 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nel gruppo di 2 catenelle che ci sono, scusate, nel gruppo di 4 catenelle del giro degli archetti sottostante. Ecco qua, vedete? Quindi adesso qui abbiamo la manica e l'accenno dello sprone anteriore. Proseguiamo fino alla fine del giro, poi lo iniziamo insieme e dopodiché ci rivediamo per fare la chiusura dello scalfo. Sono arrivata alla fine anche di questo giro. Ho fatto nell'ultimo archetto 6 maglie alte, quindi non 3 ma 6. Quindi adesso, per ricominciare il lavoro, come facciamo? 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il lavoro e ci infiliamo, quindi saltiamo 1, 2 e 3 maglie alte e ci infiliamo tra la terza e la quarta maglia alta e facciamo un punto basso, così. Poi 1, 2, 3, 4 e 5 e ricominciamo esattamente come abbiamo fatto negli altri giri. 5, 1, 2, questo è l'aumento, 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi da questo punto in poi noi proseguiamo esattamente come avevamo fatto. Vedete che qua si comincia ad allargare lo sprone anteriore, la parte dello sprone anteriore si comincia ad allargare, si comincia a delineare la forma a V. Quindi a questo punto direi che possiamo proseguire per il numero di giri che ci sono necessari per raggiungere la misura che desideriamo. Adesso io proseguirò un po' con l'altro, poi ci rivedremo per con l'altro modello, appunto, con l'altro filato che sto utilizzando. Vi faccio vedere come si fa a chiudere lo scalfo delle maniche, quindi ci vediamo tra un po'. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere il pezzo che ho già realizzato e vi parlo anche del filato con cui l'ho realizzato, che è un Alize Real 40, che è un'angora acrilica a 480 metri in 100 grammi. E adesso vi dico se la trovo la composizione. È un 60% acrilico, un 40% lana con un effetto angora. Si lavora normalmente con l'uncinetto dall'1 al 4, anche qua io ho utilizzato un uncinetto del 5,5 perché volevo una lavorazione morbida e molto soffice. Come vedete, comunque la resa è bellissima con questo uncinetto qui. Tra l'altro io ho la mano molto stretta, quindi insomma regolatevi se lo utilizzate con una mano più larga, perché potrebbe essere necessario un uncinetto di una misura più piccola. Io ho preferito questo proprio perché normalmente ho una mano molto stretta e quindi desideravo avere una lavorazione molto morbida. Come vedete qua io ho lo scollo già ben delineato, quindi uno scollo a V già delineato. Io proseguirò nella realizzazione della diagonale perché voglio poi lasciarlo aperto e diciamo che si arrotoli un pochino su se stesso. Ma adesso quello che dobbiamo fare è la chiusura dello scalfo della manica. Ho finito con un giro di archetti e riprendiamo dal giro di maglie alte. Vi dico subito che la misura che ho realizzato sono 52 cm di larghezza, 51 cm di larghezza e l'ampiezza della manica è di 21 cm, quindi rimane molto morbido. Allora, a questo punto riprendiamo da dove abbiamo lasciato, che è l'archetto. Come vi dicevo, io manterrò voglio mantenere la diagonale e quindi continuo a fare gli aumenti anche nell'ultimo punto.
Adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle e giro il lavoro e faccio 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Proseguo con le 3 maglie alte in tutti gli archetti successivi fino ad arrivare al mio aumento. Non vi ho detto quanti giri ho fatto, adesso arriviamo all'aumento e poi ve lo dico, ma quello dipende comunque dalla vostra mano, dalla larghezza che volete ottenere, dal filato, dall'uncinetto, da tutta una serie di variabili. Quindi io vi posso dire quanti ne ho fatti con questo uncinetto, con questo filato e con la mia mano, ma voi dovete farne tanti quanti ve ne servono per raggiungere la dimensione che desiderate. Quindi mi raccomando, metro sempre alla mano perché è fondamentale per prendere la misura. Allora, stiamo proseguendo a fare le nostre 3 maglie alte per ogni archetto di 5 catenelle sottostante. Ecco qua, e siamo arrivati all'aumento. Nell'aumento lavoreremo soltanto 3 maglie alte. Le altre 3 maglie alte le lavoreremo nell'aumento corrispondente, quello che ci chiude la manica. Quindi li metteremo vicini. Abbiamo finito con l'aumento, con le 3 maglie nell'aumento, ripartiamo da 3 maglie nell'aumento diametralmente opposto. 1, 2 e 3, e così vedete si forma lo scalfo della manica. Adesso io proseguo su tutta la parte posteriore fino ad arrivare all'altro aumento. Nell'altro aumento farò esattamente la stessa cosa. Non so se farlo insieme a voi o se diventa troppo lungo ed è meglio farlo autonomamente. Fatemi vedere quanto è lungo. È un po' lunghino, direi che ci vediamo alla fine, ci vediamo al prossimo aumento. Allora, io sono arrivata all'altro aumento, nel frattempo ho contato, li contiamo insieme, ho fatto praticamente 14 giri che sono alternati, uno di archetti e uno di maglie alte, quindi diciamo di gruppi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi siamo al settimo giro, al settimo gruppo. Allora, come vi dicevo, sono arrivata all'aumento e quindi adesso facciamo sempre le 3 maglie alte qui, 2 e 3, poi prendiamo l'angolo diametralmente opposto e lo mettiamo vicino e rientriamo facendo 3 maglie alte. Ecco, così si dovrebbe vedere bene. Facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Cosa facciamo adesso? Niente, proseguiamo fino alla fine del giro, e qua avremo chiuso gli scalfi delle maniche. Dopodiché riprenderemo il lavoro esattamente come abbiamo fatto prima e faremo in autonomia 3 motivi, quindi 3 motivi composti da 2 righe ciascuno, quindi per un totale di 6 motivi. Dopo i 6 motivi dovremo fare una variante perché lo dobbiamo rendere un pochino etnico, un po' particolare come forma, e quindi dobbiamo fare una variante. Quindi io adesso proseguo, faccio i miei 3 motivi composti da 2 righe, quindi totale di 6 righe. Dopo le 6 righe ci rivediamo per fare la variante. Eccoci qua, io ho finito la parte che vi dicevo dei gruppi dei motivi che ho fatto, diciamo, dopo la giuntura dello scalfo della manica. Allora, vi dicevo che ne avrei fatti 3, ma in realtà ne ho fatti 4. Come vi dicevo, i miei tutorial sono fatti, diciamo, in corso d'opera, quindi non c'è
uno sviluppo già definito, io poi aggiusto le cose man mano che vado avanti, e quindi adesso, dopo averne fatti 4, ho visto che ho raggiunto la lunghezza necessaria per arrivare al punto vita, e quindi inizio a fare gli aumenti. Gli aumenti consistono in delle catenelle che si agganciano direttamente alla fine del giro, quindi quando finite di fare il giro di maglie alte fate 120 catenelle, che sono, scusate, 140 catenelle, che sono quelle che devono poi formare la corda che vi servirà per legarvela intorno alla vita, perché è un giustacuore di quelli che si intrecciano, e quindi questo cordino, questa legatura dovrà passare da una parte all'altra del vostro busto, quindi anche se viene un po' più lunga non fa niente, l'importante è che non venga troppo corta, perché ovviamente poi non siete in grado di legarlo. Eventualmente, se doveste aver bisogno, fate delle prove, prendete delle misure. Io preferisco lasciarla un po' lunga. Allora, a questo punto cosa faccio? Rientro nel secondo, diciamo, lascio 2 nel terzo, rientro nel terzo e faccio una mezza maglia bassa, e faccio una mezza maglia bassa per ogni catenella, così, fino ad arrivare poi alle maglie alte della parte del corpetto. A quel punto lavorerò una mezza maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante, e poi mi ritroverò dall'altra parte. Dall'altra parte cosa faccio? Faccio ancora 140 catenelle o 120, o quelle che sono necessarie per fare una chiusura che sia adeguata, diciamo, alla vostra circonferenza. E a questo punto avremo ovviamente di là un giro in meno, ma non vi preoccupate, perché non deve essere necessariamente regolare questo cordino. Potete poi supplire alla fine, e vi farò vedere come, facendo l'ultimo passaggio da questa parte con un giro di punto basso, in modo da recuperare, diciamo, il dislivello che c'è dall'altra parte. Credo di non essermi spiegata benissimo, per cui poi vi farò vedere. Intanto quello che vi invito a fare è fare 2 giri completi di mezze maglie basse, che in questo caso ci riporteranno da questa parte, quindi poi ricominceremo con il punto basso. Quindi faccio un giro di mezza maglia alta, un altro giro di mezza maglia alta e torno di qua, un altro giro di mezza maglia alta e torno di là, dall'altra parte farò ancora mezza maglia alta fino a qui. Da qui in poi continuerò con il punto basso, ma questo poi ve lo farò vedere dopo. Intanto, allora, quindi facciamo questo mezzo giro di mezza maglia alta, poi facciamo 2 giri completi di mezza maglia alta, e ci ritroviamo poi quando faremo l'ultimo pezzettino, che sarebbe questo che stiamo facendo adesso. Eccoci di nuovo qua. Come vi dicevo, allora, io ho fatto i 2 giri completi di mezzo punto alto, e quindi diciamo che sono andata avanti e indietro, in modo da fare per ognuno delle due chiusure, diciamo dei 2 cordini, 2 giri di mezzo punto alto, e poi ho rifinito il tutto con un giro di punto bassissimo. Credo che poco fa vi avessi parlato di punto basso, ma in realtà ho sbagliato, punto bassissimo, in modo da fare tutta una rifinitura che lo rende anche un po' più consistente, perché poi lo dovremo legare intorno al corpo. Adesso l'ultima cosa che ci resta da fare, la vediamo adesso, perché una l'ho già fatta, è la manica. E la manica è questa qua, ecco qua. Allora, una manica che riprende esattamente da dove avevamo lasciato, quindi ne abbiamo lasciato con gli archetti, quindi ricominciamo esattamente dagli archetti, senza interrompere praticamente la continuità. E poi verso la fine, dopo aver fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giri, diciamo semplici, quindi seguendo un po' lo schema che era quello originario, ho allargato la manica in modo da creare questa sfasatura importante, e poi ho rifinito con una sorta di punto granny, diciamo così. Quindi ho fatto 2 giri di punto alto, uno per riempire gli archetti, e l'altro per stabilizzare un po' l'allargamento, e l'altro poi per
quindi appunto uno per riempire gli archetti, l'altro per stabilizzare l'allargamento, scusate ma sono entrata un po' in palla, e poi alla fine ho finito con 3 maglie alte all'interno di ogni archetto, quindi seguendo un po' lo schema originario per non allargarlo ulteriormente, e più una una riga di punto granny che ho infilato nello spazio tra i due gruppi di maglie alte sottostanti. Ma adesso poi questa parte qua la vedremo insieme. Adesso iniziamo insieme la manica dall'altra parte, così vi faccio vedere come si comincia, poi io proseguirò per i 15 giri e dopodiché ci rivedremo poi per la parte finale della manica. Allora, io faccio come al solito il mio cappietto. Ah, una cosa che volevo dirvi, a proposito di questo cordino che io ho fatto per la chiusura, potete anche non farlo così, io l'ho voluto fare perché ho creato anche una sorta di rifinitura alla parte posteriore e anteriore del corpetto, però se volete potete anche aggiungerlo alla fine dell'ultimo giro, fate un giro di rifinitura magari a punto gambero, a punto basso, come preferite, e poi vi agganciate e fate una catenella che poi lavorerete nel modo che preferite, o con un punto basso oppure con un filo messo in doppio, insomma vedete voi un pochino come rifinirlo. L'importante è che sia sufficientemente lunga perché deve fare praticamente il giro del corpo e poi agganciarsi sul davanti, allacciarsi sul davanti e fare possibilmente anche un fiocco. Allora, torniamo a noi, questo è il punto in cui andremo a lavorare la manica. Vedete? Qua noi abbiamo queste due metà che sono separate, le dobbiamo agganciare, quindi adesso mi posiziono qui e qui, scusate, qui e qui, in modo da riunire il punto, colmare questa divisione e dopodiché partire dagli archetti e fare in ogni archetto il lavoro che abbiamo fatto, diciamo, in tutta la parte del corpetto. Quindi ho fatto il mio solito cappietto, adesso aggancio sia da questa parte che da questa parte, faccio una maglia bassissima e dopodiché inizio a lavorare, quindi entro con una maglia bassissima all'interno dell'archetto e faccio 1, 2 e 3 catenelle e poi inizio con i miei punti alti, faccio 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e così proseguo. Alla fine di questo giro riprenderò con gli archetti, così come abbiamo fatto nel corso di tutta la realizzazione del corpetto, senza ulteriori variazioni di sorta. E questo appunto lo facciamo per 15 motivi. Faremo 15 righe di maglie alte e 15 righe di archetti. Finite queste 15 righe poi partiremo con l'ampliamento della manica. Quindi facciamo 15 righe di maglie alte, così, poi facciamo 15 righe di archetti, finiamo con una riga di archetti e poi in quest'ultima riga di archetti cominceremo a operare gli aumenti. Io adesso magari volevo arrivare alla fine della riga, sì dai, ci siamo quasi, ci arriviamo, così vi faccio vedere come ricominciamo con gli archetti e poi proseguo autonomamente. Eccoci qua, ci siamo quasi, adesso siamo quasi alla fine del giro. E dopodiché ci riagganceremo all'inizio.
2 e 3. Ecco qua, così. E adesso appunto ci riagganciamo all'inizio, facciamo un punto bassissimo, poi rientriamo nell'archetto sottostante, facciamo una maglia bassa e ricominciamo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, perché la prima maglia bassa sostituisce, cioè la maglia bassa sostituisce la prima catenella, e ricominciamo a fare gli archetti così come abbiamo fatto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso possiamo proseguire autonomamente. Ricordatevi, 15 giri, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. 15 giri di maglie alte, 15 giri di archetti. Finiamo con gli archetti e poi cominceremo con gli aumenti. Ho finito i 15 giri delle maniche, adesso vi faccio vedere, ecco, spostiamo meglio così e vi faccio vedere. Ho finito i 15 giri delle maniche, quelli che vi dicevo normali, diciamo, quindi con gli archetti con 3 maglie alte dentro. Adesso ho iniziato, è quasi finito perché adesso poi vi faccio vedere il giro successivo, anche il giro in cui negli archetti, quindi l'ultimo giro di archetti che abbiamo fatto normale come tutti gli altri, anziché fare 3 maglie alte ne faccio 4, quindi vi faccio vedere l'ultimo e faccio nell'archetto 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi avevo 54 maglie alte quando ho iniziato, adesso con 18 maglie alte in più, perché ne ho fatta una in più per ogni archetto per 18 archetti, ne ho 72. 72 adesso mi ricongiungo al primo, alla terza catenella di avvio, e faccio la mia solita maglia bassissima più la maglia bassa. E adesso cosa faccio? Invece di fare un altro giro di archetti, adesso farò un giro di punti alti, quindi su ogni punto alto del giro sottostante farò un punto alto. Quando poi riprenderò gli archetti non andrò su un passo di 4, quindi ho un archetto ogni 4 maglie alte, ma tornerò sulle 3 maglie alte, quindi di archetti invece di averne 18 ne avrò 24, perché ne avrò 6 in più dovuti agli aumenti che ho fatto in questo giro. E quindi arrivato a questo punto io non vi faccio vedere tutto il giro di maglie alte, ma vi farò vedere poi alla fine l'ultimo giro di archetti, perché questo aumento io lo devo ripetere ancora un'altra volta. Nel senso, allora, ho fatto 4 maglie alte, il giro di maglie alte, poi farò gli archetti, uno ogni 3 maglie alte, quindi come ho fatto precedentemente, poi lo rifarò un'altra volta, quindi in ognuno degli archetti che farò sopra questa riga farò 4 punti alti, poi un altro giro di punti alti e poi farò nuovamente gli archetti, uno ogni 3. A quel punto poi ci rivedremo. Allora, credo che vi sarà utile vedere quello che intendevo quando dicevo che dobbiamo basarci sempre sulle 3 maglie alte. Quindi io adesso ho finito il mio giro di punti alti, quindi salto 3 catenelle, faccio 5 catenelle, cioè salto 3 maglie alte, faccio 5 catenelle e poi dopo 3 maglie alte saltate faccio il mio punto basso, quindi come avevo fatto, diciamo, al primo giro di avvio. 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 maglie e tra la terza e la quarta maglia vado a fare una catenella, 1, 2, 3, 4, 5, ecco, così lo vedete meglio, 1, 2, 3 saltate e nella quarta, tra la terza e la quarta faccio la catenella, 4 e 5, 3 saltate, tra la terza e la quarta faccio la catenella, 1, 2, 3, 4, 5 e tra la terza e la quarta catenella. E così proseguo per tutto il giro. Come vi dicevo, anziché avere 18 archetti così come avevo prima, qua ne avrò 24. Allora, vedete, quindi io questo lavoro qua lo ripeto 2 volte. Qua ho fatto le 4 maglie alte, qua ho fatto le 4 maglie alte, poi concludo con un altro giro di archetti, mantenendo sempre la distanza di 3 punti alti uno dall'altro. E poi faremo il giro di chiusura, che è semplicissimo, i 2 giri di chiusura che sono semplicissimi, perché si tratta di
3 maglie alte all'interno dell'archetto più altre 3 maglie alte nell'ultimo giro che si trovano all'interno cioè tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro, quindi però questo lo vedremo alla fine. Intanto io faccio ancora un altro aumento e poi ci vediamo per gli ultimi 2 giri. Ricapitoliamo, ho finito la manica. Allora abbiamo fatto 15 motivi composti da 2 righe, una di righe di punto alto e una di archetti di 5 catenelle. All'ultimo giro di archetti, anziché al successivo fare 3 maglie alte all'interno dell'archetto, ne ho fatte 4. Poi ho fatto un giro di punti alti. Poi su questo giro di punti alti ho fatto un nuovo giro di archetti che però si sono alternati su 3 maglie alte, quindi non su 4 ma su 3 maglie alte. Poi ho rifatto 4 maglie alte per ogni archetto, nuovo giro di punti alti, nuovo giro di archetti, sempre su 3 maglie alte. Ho finito con un giro di 3 maglie alte, quindi sono tornata al passo normale, quello diciamo iniziale dei 3 punti alti all'interno dell'archetto. Adesso dobbiamo finire. Vi dicevo che il giro di rifinitura io ho fatto 3 maglie alte tra i 3 gruppi di maglie alte del giro sottostante. Adesso ne ho lasciato qualcuno da fare, così ve lo faccio vedere, lo facciamo insieme, ma è semplicissimo perché appunto anziché fare gli archetti tra i gruppi di 3 maglie alte, in questo caso faremo altri 3 gruppi di 3 maglie alte per dare un po' un motivo conclusivo al lavoro. Quindi io ho fatto le mie 3 maglie alte all'interno dell'archetto. Adesso riprendiamo il filo, entriamo nell'archetto successivo e facciamo 3 maglie alte. Scusate, nello spazio successivo tra i 2 gruppi di maglie alte facciamo 3 maglie alte. Ancora andiamo nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. 3 maglie alte nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. Ecco qua, facciamo le 3 maglie alte, 3 maglie alte e ancora 3 maglie alte fino ad arrivare alla fine del giro, che ci siamo quasi, ecco, ne manca ancora un gruppo e arriviamo alla fine del giro. Finito questo giro il nostro lavoro è terminato, quindi abbiamo fatto le maniche, abbiamo fatto il corpetto, abbiamo fatto le legature, abbiamo fatto tutto quanto, per cui a questo punto il nostro lavoro è terminato. Adesso faccio un po' di maglie bassissime per fermare il lavoro. 2, ne faccio ancora un paio per sicurezza. Questo comunque è uno di quei filati che, essendo in angora, tagliamo il filo, faccio un punto alto e chiudo. Essendo in angora è difficile che si scuccia, però comunque insomma lo fisseremo poi successivamente con l'ago. Allora, il nostro lavoro è terminato. Vedrete poi nel reportage che farò come di consueto per presentare il progetto come viene il lavoro finito. Allora, una nota fondamentale che volevo condividere con voi: la taglia, come si adatta la taglia. Allora, per quanto riguarda le catenelle iniziali, io direi di farne sempre 66, non cambiatele, perché comunque quelle non fanno la differenza, sono semplicemente lo scollo. Invece per quanto riguarda la misura, come vi potete regolare, aumentate o diminuite il numero di giri fino allo scalfo manica. Quindi se dovete farlo più piccolo, semplicemente riducete il numero di giri, quindi arrivate alla circonferenza della manica, alla circonferenza del braccio che vi è necessaria, e conseguentemente anche la circonferenza del busto si adatterà. Quindi per fare questa cosa è fondamentale l'uso di un metro, perché nel momento in cui noi sappiamo qual è il nostro giro seno e il nostro giro manica, ci possiamo regolare con le misure, aumentando o diminuendo il numero dei giri. Anche per una taglia molto grande, io, come vi dicevo, non andrei a modificare il numero di catenelle iniziali, perché come vedete lo scollo rimane abbastanza ampio. Quindi questa qua è già una 46-48, per cui rimane abbastanza ampio e non lo modificherei. Quello su cui giocherei è appunto il numero di giri, diciamo sia della parte del busto che della parte del giro manica.
Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che io ho utilizzato per questo progetto poco meno di 200 grammi di filato. Vi faccio vedere quanto me ne è rimasto. E appunto la taglia è una 46-48, quindi diciamo che se dovete fare una taglia più grande, per sicurezza vi consiglierei di prendere 3 gomitoli. Nel caso in cui invece dovesse essere una 46 come questa, una 46-48 come questa o più piccola, ve ne bastano 2 gomitoli perché sono da 100 grammi ciascuno. Adesso io non mi resta che ringraziarvi, non mi resta che augurarmi che il progetto vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi auguro, vi invito a iscrivervi al canale e di seguirmi anche nei prossimi progetti. Ce ne sono tanti in attesa. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, scusate ma oggi va così, nel senso che sto andando molto molto a braccio. Un'altra cosa che volevo dirvi, questo è il periodo giusto per indossare questo capo. Pensate che può essere adatto da indossare sia su un paio di jeans che su un tubino elegante, quindi comunque è molto versatile, avete la possibilità di sfruttarlo veramente in diverse occasioni. È il momento giusto perché non è troppo pesante, non è troppo ingombrante, non è troppo leggero, è avvolgente e caldo al punto giusto, vi copre le spalle, vi copre il busto e le braccia, per cui rimane veramente utile in questo periodo da utilizzare. Quindi mi auguro che abbiate voglia di farlo, che vi sia piaciuto, che vi sia da spunto eventualmente per altri progetti che volete fare, e mi auguro soprattutto di rivedervi presto sul canale. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro.